Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale. Oggi nuovo contenuto, parleremo di Raspadori all'Atletico Madrid, svendiamo i nostri calciatori, abbiamo chiesto troppo poco, facciamo un'analisi a 360 gradi considerando anche l'ammortamento del cartellino, come opera il Napoli in determinate situazioni contrattuali, l'eventuale plusvalenza sulla cessione di Jack all'Atletico Madrid, senza però tralasciare Napoli-Girona si gioca stasera, le probabili formazioni. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti come sempre, iscrivetevi al canale se volete attivando la campanellina così restate aggiornati sul caricamento di eventuali contenuti nei prossimi giorni. Se vi piace il video un bel like, fa piacere al sottoscritto e diamo una mano all'algoritmo. Partiamo dalle cifre ovviamente per la cessione, 22 milioni di euro di base fissa nelle casse del Napoli e 4 milioni di euro di bonus, 2 milioni nel caso l'Atletico Madrid conquista la qualificazione alla prossima Champions League arrivando tra le prime 4 in Spagna e altri 2 milioni nel caso l'Atletico nella Champions che sta per iniziare dovesse poi raggiungere i quarti di finale. I primi due secondo me sono abbastanza semplici da incassare, gli altri due per quanto riguarda i quarti di finale dipende poi da tantissimi fattori, conoscendo poi la Champions League e sapendo che è una lotteria, poi passando gli ottavi dipende da determinate situazioni, ma nel caso loro arrivano ai quarti di finale noi incassiamo il totale della cifra che è di 26 milioni. Il cartellino di Raspadori che il Napoli comunque tra prestito, obbligo di riscatto, bonus e quant'altro arrivava a 35 milioni, comunque viene gestito così. Raspadori ha firmato con il Napoli un contratto di 5 anni e il Napoli applica l'ammortamento del cartellino su contratti quinquennali, 40% il primo anno, 30% il secondo anno, 20% il terzo anno, 7% il quarto e 3% l'ultimo anno di contratto. Quindi ecco che 26 milioni totali, facciamo 24 nel caso poi gli altri 2 milioni di bonus nell'eventuale quarto di finale dell'Atletico Madrid non dovessero poi entrare, non sono nemmeno così pochi, perché il Napoli comunque fa anche plusvalenza sul cartellino di Raspadori e le cifre calcolate ovviamente possono essere queste. Al 30 giugno 2025 il Napoli ha ammortizzato circa il 70% del costo del suo acquisto, 25 milioni di euro, lasciando un valore residuo a bilancio di poco più di 7 milioni di euro. Inoltre, altre fonti riportano che il valore residuo stimato al 30 giugno non arriva nemmeno a 6 milioni, 5,8 milioni di euro, con una plusvalenza potenziale nel caso, ovviamente incassi tutti i 26, di 20,2 milioni di euro. Non possiamo che dire e parlare di un'operazione impeccabile dal punto di vista economico. È vero che c'è il lato nostalgico, abbiamo perso Raspadori, perdiamo il Cholo Simeone, però dobbiamo anche staccarci un attimo da questa situazione perché si alza la qualità in rosa, dal punto di vista tattico si fanno determinate scelte e quindi ovviamente vedi partire calciatori che rimarranno però nei nostri cuori per sempre, per ciò che hanno dato alla causa azzurra, per quanto hanno sudato la maglia, perché sia Raspadori che il Cholo Simeone, partiti in questa sessione di mercato, hanno fatto di tutto per il Napoli e ovviamente scudettati ambedue per ben 2 volte, sia nell'anno di Spalletti e sia nella stagione appena finita a titolo conquistato. Operazione impeccabile dal punto di vista economico e quindi il Napoli, ecco che per quanto riguarda le cifre e le richieste che fa alle società che si affacciano per determinati calciatori tesserati in azzurro, si spinge a determinate cifre e condizioni che poi ritiene tali per quanto riguarda l'incassare l'eventuale plusvalenza. Gli sta bene così, noi non possiamo far altro che applaudire l'ennesima operazione di mercato dal punto di vista economico. Non possiamo fare altro, assolutamente, anche se possiamo andare a comparare i 35 milioni spesi che so per Lucca, Beuche, ma tutte le entrate che hai fatto per calciatori che hai portato a Napoli e dici perché io devo pagare tot per quel determinato calciatore e non posso chiedere tanti soldi per un Raspadori. È il Napoli che decide, e se il Napoli ha battezzato economicamente questa situazione
sana per quanto riguarda la società e ha accettato la proposta dell'Atletico Madrid, siamo tutti contenti perché poi noi tifosi possiamo esprimere una semplice opinione, ma per quanto riguarda le casse del Napoli, il Napoli ci ha, ci ha sempre fatto stare tranquilli dal punto di vista economico, non possiamo fare altro che sostenere sia l'operazione e fare gli auguri a Raspadori per continuità e l'eventuale stagione che inizierà nella squadra di Simeone. Detto questo, probabili formazioni perché stasera si gioca e siamo un tantino più avanti per quanto riguarda la preparazione, sta quasi terminando il ritiro di Castel di Sangro, tra poco inizierà il campionato e quindi sia la partita di stasera sia la prossima amichevole, al di là della partita col Sorrento di domani mattina che è più un allenamento congiunto che altro, giocando poi stasera sia la partita di stasera sia quella con l'Olympiacos, ovviamente saranno test importanti per capire a che percentuale siamo a livello di condizioni e quanto siamo sul pezzo dal punto di vista agonistico, perché sono poi due squadre di tutto rispetto. Le probabili formazioni, difficile prevedere con certezza l'11 di partenza, ma le indicazioni arrivate dagli ultimi allenamenti lasciano pensare che Conte possa iniziare a dare minuti a chi giocherà a Reggio Emilia contro il Sassuolo nella prima di campionato. Tra i pali, chance per Milinkovic-Savic, Di Lorenzo Spinazzola sulle corsie esterne, Rachmani Beughem a comporre la coppia centrale, in mediana Lobotka, Anghissà e De Bruyne, mentre in attacco spazio al tridente Lang, Lukaku e Neres. Quindi un 4-3-3 con due esterni pure in attacco come Noah Lang e Neres, con Lukaku al centro e la mediana con De Bruyne, sacrificando McTominay. Però ovviamente noi non dobbiamo prendere questa notizia per certa che ci hanno dato, che dicono vedremo poi la formazione che potrà essere schierata contro il Sassuolo. Da qui al Sassuolo ci sono in primis tanti giorni di allenamento, ci sono tantissime situazioni che possono succedere, accadere, affaticamenti, condizione fisica, come l'avversario si schiera in campo, studiare poi il Sassuolo a ridosso del match. Non è che possiamo dire la formazione di stasera sarà la formazione che sfiderà il Sassuolo, assolutamente no. Ovviamente i giornali ci marciano e cercano di dare notizie un tantino più eclatanti per cercare e beccare qualche click in più, ma noi sappiamo benissimo che la formazione che schiererà Conte contro il Sassuolo verrà fatta comunque un paio di giorni prima. Non è che diciamo dalle indicazioni che hai al quarto, al quinto, al sesto giorno di ritiro a Castel di Sangro sai benissimo cosa e come schierare il Napoli alla prima di campionato. Questo assolutamente no. Dall'altra parte il Girona con un altro 4-3-3, Gazzanica, Rincon, Martinez, Creci, Frances, Gutierrez. Ah no, Gutierrez, scusate, Gutierrez l'abbiamo preso noi, Lemar, Herrera, Martin, Ziganco, Aspriglia, Ruiz. L'allenatore ovviamente Miguel Ángel Sánchez. Munoz 2-4-3, formazione che comunque predilige il palleggio, anche se è arrivata diciamo nelle retrovie nell'ultima competizione spagnola, nella Liga, però è terza per quanto riguarda il possesso palla nelle statistiche della passata stagione, quindi predilige il possesso, il gioco a terra, palla a terra e quindi rapidità nel fraseggio. Vedremo il Napoli come si porrà in determinate situazioni, se lascerà tantino il pallino del gioco al Girona o prenderai possesso della situazione e del pallone, in questo caso dettando i tempi del match. E poi diciamo che sono curioso per quanto riusciremo a tenere testa dal punto di vista atletico alla squadra spagnola, che più o meno troveremo nelle stesse condizioni atletiche per quanto riguarda poi preparazioni, inizio campionato e competizioni che andrà comunque a giocare ed affrontare. Forse sono un tantino più avanti loro perché giustamente non è che hai la competizione da giocare dal punto di vista europeo, quindi può darsi pure che sei un tantino più fresco, meno carichi di lavoro, devi affrontare una stagione con meno partite rispetto al Napoli. Però vista la formazione schierata a me non dispiace: Savic, Di Lorenzo, Rachmani, Beughem, Spinazzola, Anghissà, Lobotka, De Bruyne, Noah Lang, Lukaku, Neres, aspettando poi che il terzino si decida tra Gutierrez, Olivera, che ovviamente abbiamo in rosa, Gutierrez che arriverà e che vedremo, però ricordiamolo, credo da metà settembre in avanti sta recuperando dall'operazione
alla caviglia ne abbiamo sicuramente già parlato, ma sarà comunque un Napoli a proiezione offensiva, e poi questa situazione di tenere McTominay un attimo ai box schierando solo De Bruyne a me sta anche bene, per poi vedere chi sta meglio e se addirittura a partite in corso, parlo delle partite ufficiali ovviamente, giocarsi la carta di metterli in campo insieme per alzare tantissimo il livello qualitativo in mediana del Napoli, e non solo perché dico in mediana e non solo perché McTominay comunque diciamo che all'occorrenza può anche fare l'attaccante aggiunto, calciatore di un'intelligenza mostruosa, fisicità, i piedi li abbiamo visti quest'anno e non stiamo qui a ripetere sempre le stesse cose. Mi auguro che vedremo una bellissima partita e mi auguro però che si riesca a tenere a bada dal punto di vista agonistico la situazione, sperando che ne usciamo tutti interi senza poi andare a creare situazioni scomode per quanto riguarda l'inizio campionato, perché la paura è sempre e solo quella nelle amichevoli precampionato. Speriamo di non beccare infortuni idioti, perché sarebbe poi da idioti rimetterci qualche calciatore per iniziare il campionato con qualche elemento in meno. Fatemi sapere come sempre la vostra, iscrivetevi al canale come ho già detto a inizio video, ringrazio chi è arrivato alla fine, forza Napoli sempre, ciao!